Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Abbiamo fatto un giro a Barolo con un ospite speciale, ma andiamo con ordine, restate là. Prima di tutto, se vi dico Barolo, sapete di che cosa sto parlando? Il Barolo è un vino rosso prodotto in Piemonte, da sempre chiamato il re dei vini e il vino dei re. Questo vino ha come base le uve Nebbiolo, ma in qualche comune a sud della città di Alba ha trovato delle particolari condizioni climatiche che lo hanno elevato dalle altre produzioni di Nebbiolo. Poi ha preso il nome proprio da uno di questi comuni, Barolo appunto, dove noi siamo andati e che vi mostriamo in queste immagini. Ciao a tutti, noi ci troviamo nelle Langhe, in particolare nella città di Barolo e siamo con Robert, sicuramente Ciao a tutti. molti di voi se lo ricorderanno perché abbiamo già fatto un video con te, un'intervista a Firenze. Lì eravamo, a Firenze e sorseggiavamo uno spritz. Uno spritz, sì. Oggi Giusto. sorseggiamo Abbiamo fatto un upgrade. un Barolo. Sì. Robert, tu sei in Italia da 2 anni? 2 anni, esattamente 2 anni. Cosa ci racconti? Come, non so, dacci degli aggiornamenti, come va la tua vita da persona che si è trasferita dall'estero in Italia e raccontaci le cose positive, le cose negative, le difficoltà. Difficoltà. Ok. Guarda, per vivere in Italia dico sempre che ci vuole coraggio, Direi ci vuole di un sì. po' ci vuole tanta pazienza, perché non è che sia facile vivere in Italia, ci sono tanti ostacoli da superare ogni giorno, ma devo dire che mi piace questa sensazione di vittoria ogni giorno, quando torno a alla fine della casa giornata. e questa sensazione, oddio, ce l'ho fatta. È bellissimo perché altrove non esiste questa cosa. Si vive, si mangia e basta. Invece qui bisogna lottare, combattere contro qualcosa, che sia la spazzatura, la burocrazia, c'è sempre qualcosa. Perché Però, ricordiamo, scusami, che tu sei a Roma. a Roma, sì, Quindi- dove c'è pure la spazzatura galleggiante quando piove, è una roba pazzesca. Però sì, cioè, come ho detto l'altra volta, cioè, la passione è la cosa che alimenta questo paese, nel bene e nel male, e vale anche adesso, sì, sono innamorato perso dell'Italia, e sì, anche se litighiamo ogni tanto, spesso, Giusto, come in tutti i rapporti, come tutti i rapporti, sì, d'amore. sì. Esatto, una relazione particolare. Sì. Qual è stata la più grande sfida che hai dovuto affrontare negli ultimi tempi? Ce n'è una in particolare o al contrario qual è stato la più grande soddisfazione? Io non sono mai soddisfatto perché io punto sempre alla perfezione, quello è difficile perché appunto non esiste, ma cerco comunque di migliorare sempre, non rimango mai soddisfatto quando sbaglio una parola al supermercato, mi tormenta, mi soffermo su questa cosa settimane, mesi, ci vuole veramente poco per destabilizzarmi. Essere qui in questo momento, dopo 2 anni, è una riuscita incredibile. La burocrazia presenta tanti problemi ogni giorno, bisogna sempre andare in prefettura, all'anagrafe, in comune. Sì, il Sì. tuo italiano è migliorato tantissimo, era già
perfetto a Firenze, perfetto, ma no. adesso veramente la gente ti scambia per uno straniero o per un italiano a Roma? Cosa succede? Dipende. A Roma è una cosa diversa perché a Roma chiaramente non sono romano perché il mio accento è più neutro, quindi loro non sono mai sicuri, mi chiedono sempre ma di dove sei? Ma veramente, ma qui al nord? Sì, ogni tanto sono scambiato per un italiano, ma raramente. Però ultimamente devo dire che sono stato scambiato più volte per Buffon, che è un portiere italiano. Quindi qui da un punto di vista magari più di aspetto fisico. Sì, di aspetto fisico. Sì, perché non sapevo chi fosse prima e poi al supermercato qualcuno mi ha gridato contro, mi ha detto "Oh, Buffon!" Molto romano. "Oh, Oh. Buffon!" È stato un momento molto imbarazzante, ho detto ok, grazie. Io non vedo veramente la somiglianza, ma Poi fatecelo sapere nei commenti, adesso metteremo una foto di Buffon ok. e quindi fateci sapere nei commenti se secondo voi Robert assomiglia a Buffon. Guarda, c'è di peggio, c'è di peggio. C'è anche un po' di uva vicino. Vero? Che fiorirà a ottobre. No, fiorirà, cioè è già fiorita, però diventerà matura. Sì, a settembre. Ah, vedi? Cavour è stato ovunque in Piemonte. Gradisci dei grissini, perché grissini. ricordiamoci che siamo in Piemonte, i grissini sono Certo. nati a Torino Fondamentali da per accompagnare. sopravvivere a un giornata a Barolo. Esatto. Perché appunto sì, stomaco vuoto non si può fare. Carboidrati fanno parte della vita italiana. Sempre. No. Ho una domanda per te, Robert, che credo interesserà tutti i nostri studenti. Come tu sai, ovviamente, noi facciamo le lezioni individuali di italiano Certo. online. La domanda è, allora, molti nostri studenti raggiungono durante le lezioni ottimi risultati, davvero, cioè loro diventano avanzati quando parlano con noi, Sì. però magari vengono in Italia e si bloccano, non riescono a comunicare perché magari subito la gente parla con loro in inglese o non li capisci. Tu come hai fatto a superare questo? Perché mi sembra che adesso tu abbia superato questo ostacolo. Più o meno, non ho superato al 100%, ma sì, sicuramente siamo sulla strada giusta. Sì, possiamo dire che oggi Robert ha ordinato al ristorante. Beh, sì, dopo 2 anni spero sia possibile ordinare in un ristorante, ma Come hai fatto a superare questo? no, guarda, all'inizio è difficile perché soprattutto in un posto come Roma dove c'è un accento bello forte, è difficile adeguarsi agli accenti, a dialetti, a queste parole colloquiali, appunto. E quindi ho studiato tanto, mi sono soffermato sulle parole, le frasi colloquiali per imparare un po', per imparare a parlare come parla la gente, perché quando si studia, guarda, si impara, ok, gerundio, si impersonale, ma poi non aiuta nella vita reale. E questa è una cosa che non si impara in un libro. Adesso durante le lezioni ci stiamo soffermando anche su un po' i litigi, come I litigi. discutere in italiano a livello formale. Sì, perché questa è una parte fondamentale della vita italiana. Bisogna imparare a litigare. C'è un'ape che ci C'è è venuta a un'ape, fare ok, compagnia. sì. Però fateci sapere nei commenti se vi va un video magari su tutte le espressioni per litigare, discutere in italiano, Mi raccomando. nei vari contesti È formali, importantissimo. informali. Perché sennò ti fai fregare. No. Ecco, tu lo sai bene ovviamente. Sì. Ok. Guarda qua. Un saluto da Barolo. Eccoci. Robert, eccoci qui. Occhiali da sole. Io avrei una domanda da farti. Sì. Se tu
dopo 2 anni, potessi scrivere una lettera a Mario Draghi, Presidente del Consiglio, per migliorare un singolo aspetto dell'Italia, cosa gli diresti? Cosa miglioreresti in questo paese? Cosa cambieresti? Ci sono tante cose da migliorare, ma questo paese sicuramente viene bloccato e non va avanti per via della burocrazia. So che c'è questo movimento verso la digitalizzazione, ma non esiste davvero, perché onestamente quando sono arrivato qui ho dovuto comprare una stampante subito, perché bisogna avere sempre 3 copie di ogni singolo documento che va timbrato, stampato. Però per il resto, diciamo, ti sembra un paese che funziona, nel senso, oltre alla burocrazia? Da certi punti di vista sì, per esempio il sistema sanitario funziona benissimo secondo me. Il sistema fiscale non tanto, perché sappiamo bene che c'è un po' di evasione fiscale, un pochino, ma fa parte anche del fascino del paese, perché è un po' un casino della Madonna, ma ci piace così. Uno viene in Italia perché Si si vive piace, bene, che c'è non Barolo. funziona nulla, però si vive Non bene funziona con nulla. Barolo, i Esatto. panorami. Sì, Mi sembra giusto. mi serve nient'altro, onestamente. Bene, dopo aver un po' criticato l'Italia, No, non ho criticato. pochino, No, un no, pochino. no. L'hai fatto tu. Me l'hai fatto fare tu. No, vabbè, per essere un po' più onesti nella nostra recensione, diciamo, altrimenti sembra che tutto è perfetto, no? Sì, sì, Bisogna ammettere, ci sono molti pro e qualche contro. No, assolutamente sì. Hai fatto anche tanti progressi con il tuo italiano e si nota. Infatti, se volete vedere il video di 2 anni fa, in cui un anno fa, in cui Robert ci parla di come ha imparato l'italiano, potete farlo. Vi lasciamo il link quindi in descrizione o nella card. Quindi andate a vederlo, così potete notare i suoi progressi. Spero di sì. Dai, Spero sì, di aver hai fatto tanti progressi. Sì. Grazie mille per questa intervista che ci hai grazie a voi. concesso. Ora facciamo vedere un po' il panorama dove ci troviamo, Non è Barolo, male, le Langhe. sopportabile. Un Le bel Langhe po'. sono bellissime, mamma mia. Che ne pensi? Sì, ci manca un po' l'acqua. L'acqua, sì. Il prossimo video lì. Ok. Lago, mare, sì. Massimo 1 anno da oggi. Ogni Ok. anno un Ogni video. anno. Così Facciamo- tracciamo i tuoi progressi. Ok. Facciamo un piccolo riassunto dell'anno passato. Giusto. Insomma, prima di lasciare Barolo, non dimenticate di fare un giro tra i vigneti, provare il vino, se potete, e acquistarne qualche bottiglia per i vostri amici o familiari. Vi ricordo che per tutte le altre nostre lezioni di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. E allora niente, grazie mille ancora e Grazie a voi. È ci vediamo nel stato un prossimo piacere, video. come sempre. Ciao a tutti. Ciao a tutti.